Ciao a tutti e benvenuti. Mi chiamo Alessandro Mazzi e sono coadiutore del cane in interventi assistiti con gli animali, quella che comunemente viene chiamata pet therapy. Mi occupo di facilitare la relazione uomo-animale con particolare attenzione riguardo al cane inteso come essere senziente, portatore di un complesso universo di valori e bisogni. In questo videocorso esploreremo a fondo una figura tanto affascinante quanto fondamentale: il cane d'assistenza per diabetici. Insieme vi faremo un percorso concreto e strutturato, tra cenni etologici e training propedeutico, fino a come impostare una corretta relazione con il nostro cane d'allerta. Perché vedete, un cane d'allerta non è un pezzo di tecnologia, non stiamo parlando di un sensore biologico da programmare, parliamo sempre e comunque di un individuo. Senza una fiducia reciproca, senza un legame profondo e un'empatia reale, anche il miglior addestramento del mondo perde di efficacia. La precisione di un'allerta nasce sempre dalla qualità della relazione che saprete costruire ogni giorno col vostro cane. Iniziamo dunque con un'importante premessa. Prima ancora di parlare del cane, parliamo di come imparare a riconoscere, interpretare e mappare i sintomi legati al diabete. Prima di pretendere che sia il cane a leggerci e ad avvisarci, dobbiamo essere noi i primi esperti del nostro corpo. Perché il lavoro di un cane d'allerta diabete non si sostituisce in alcun modo alla nostra consapevolezza, ma semmai la potenzia. Sappiamo che il diabete è un compagno di vita silenzioso, che manda dei segnali ben precisi quando la glicemia inizia a scendere o a salire. Il problema è che spesso, presi dalla frenesia delle attività quotidiane, tendiamo a ignorare o a sottovalutare questi campanelli d'allarme finché non è troppo tardi. Sappiamo che quando la glicemia scende sotto i livelli di guardia, sperimentiamo lo stato di ipoglicemia. Potremmo dunque avvertire sintomi come tremore alle mani, sudorazione fredda o spossatezza. Al contrario, quando i livelli di zucchero nel sangue salgono troppo, entriamo in uno stato di iperglicemia e i segnali cambiano. Potremmo a quel punto sperimentare una sete intensa e continua, necessità di urinare spesso o una sensazione di sonnolenza o letargia. Ma perché siamo partiti da questa premessa sulla sintomatologia? E il motivo è molto semplice, tanto semplice quanto fondamentale. Il diabete è estremamente soggettivo. Non tutti gli individui reagiscono allo stesso modo. Il compito fondamentale è creare una vera e propria mappa dei sintomi personali. Questo passaggio è cruciale per il lavoro con il cane d'assistenza. Nel momento in cui il cane inizierà a proporre un comportamento di allerta, questo è un argomento che vedremo più avanti nel dettaglio, dovremo noi essere in grado di incrociare la sua segnalazione con la nostra percezione interna. Se conosciamo in maniera dettagliata i sintomi correlati al diabete, sapremo validare il cane con tempestività e precisione. Diventeremo più veloci nel capire se quella zampata o quel tocco con il muso corrispondono effettivamente a un calo o a un picco che sta per arrivare. Ricordatevi bene, il cane legge la chimica del corpo, ma è la persona o chi l'assiste a dover poi gestire la situazione. Dunque inizia tutto con l'osservazione su se stessi. Solamente una volta che avremo preso confidenza col nostro corpo e avremo mappato sintomi e segnali, potremmo essere pronti per scoprire come fa il cane a percepire tutto questo. Passiamo allora a parlare del cane nello specifico, cominciando ponendoci una domanda molto semplice. Com'è possibile che il cane avverta le variazioni di glicemia
con maggiore anticipo rispetto a uno strumento progettato a tale scopo. Spesso si pensa che i cani abbiano una sorta di sesto senso, ma in realtà non si tratta di magia, ma di un perfetto connubio di biologia e chimica, il tutto condensato in un organo di senso straordinario, il naso, l'olfatto. Per capire di cosa parliamo, facciamo un piccolo paragone. Noi umani guardiamo il mondo principalmente attraverso gli occhi. Il cane invece esplora il mondo attraverso il naso. Se la nostra retina ha circa 6 milioni di recettori visivi, la mucosa olfattiva di un cane può contenere dai 200 ai 300 milioni di recettori olfattivi a seconda della razza. La porzione di cervello del cane dedicata a elaborare gli odori è in proporzione circa 40 volte più grande della nostra. La capacità del cane di discriminare odori è addirittura superiore di 100.000 volte rispetto a quella dell'uomo. Ma quindi, che cosa annusa il cane quando la nostra glicemia scende o sale? Anche in questo caso la risposta è molto semplice. Si tratta dei composti organici volatili, conosciuti con l'acronimo VOC. Si tratta di molecole emesse dal corpo, soprattutto nel respiro, che permettono di identificare e monitorare lo stato metabolico. Nel diabete la variazione di questi composti, come acetone e isopropanolo, segnala alterazioni glicemiche. Quando i livelli di glucosio nel sangue variano, il metabolismo del nostro corpo inevitabilmente cambia e produce delle piccolissime molecole chimiche di scarto. Queste piccole molecole viaggiano nel sangue e vengono rilasciate all'esterno attraverso il nostro respiro, attraverso la nostra saliva o la sudorazione della pelle. L'elemento più noto tra questi composti si chiama isoprene. Noi umani non possiamo assolutamente percepirlo in alcun modo, ma per il naso del cane l'isoprene ha un odore specifico, unico e chiarissimo. La cosa straordinaria è che il cane avverte la presenza di questi composti chimici nell'aria, spesso con diversi minuti di anticipo rispetto ai classici sensori che si portano sul braccio o sull'addome. Dovete sapere che questi sensori misurano il glucosio nel liquido interstiziale, che sarebbe il liquido tra le cellule, che ha un ritardo fisiologico rispetto al sangue. Il cane, invece, intercetta le molecole volatili prodotte dal metabolismo quasi in tempo reale. Durante il percorso di addestramento, insegniamo al cane che quell'odore specifico, l'odore del vostro corpo in ipo o iperglicemia, non è solamente un odore qualunque tra i milioni che sente ogni giorno. Insegniamo che quell'odore specifico è un target, un bersaglio speciale. Attraverso il gioco e il rinforzo positivo, il cane impara che associare la segnalazione di quell'odore a un comportamento specifico, come per esempio darvi una zampata o toccarvi con il muso, porta poi a qualcosa di fantastico, un premio, un gioco o semplicemente la vostra approvazione. Capite a questo punto quanto sia profonda questa sinergia? Il vostro corpo emette un segnale chimico involontario, il cane lo intercetta grazie alla sua natura etologica di animale guidato dall'olfatto e decide di comunicarvelo perché ha costruito con voi un canale di comunicazione e una relazione di fiducia. Passiamo adesso a scoprire quelli che in gergo vengono definiti early warning behaviors, ossia quei comportamenti di preallerta che un cane preparato a tale scopo mette in atto per avvertirci di un'imminente variazione glicemica